Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo che questa è un'attesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro e vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la luna. Vediamo innanzitutto dal punto di vista astrologico cosa aspettarci come energie intorno a noi da sfruttare. Direi che tutto questo periodo, proprio verso la luna piena in Vergine che ci sarà il 3 marzo, è un momento importante per fare ordine dentro e fuori di noi, per impegnarci, per ottenere ottimi risultati grazie all'efficienza, alla prudenza, alla pazienza, all'avere lucidità, chiarezza e un approccio pragmatico, di limitare proprio il superfluo, nel senso di concentrarsi sulle cose più importanti e cogliere delle opportunità, soprattutto per le questioni pratiche, lavoro, carriera, finanze, eccetera. Occhio all'irritabilità, magari al desiderio ossessivo di perfezione o di riuscire a voler ottenere tutto subito, quindi un po' di calma e di pazienza. E poi soprattutto alcune persone potrebbero diventare un po' più critiche, sospettose, pignole, esigenti e questo va a creare tensione, incomprensione e possibili discussioni. Quindi abbiamo visto le energie pro e contro, adesso andiamo a vedere proprio per quanto riguarda voi del Capricorno il punto di partenza, cioè dove vi trovate nella vostra vita intorno al 18 febbraio. Con questa carta Dio del cielo sta dicendo che in qualsiasi situazione vi trovate, comunque si ha la forza interiore per superare e fare qualsiasi cosa, superare le sfide, quindi situazioni più complesse, oppure anche per ottenere risultati. Di sicuro c'è bisogno in questo momento di riflettere sulla vostra direzione, delle vostre energie, del vostro impegno e dare la giusta energia agli altri, quindi che le cose siano in equilibrio agli altri e a se stessi e a quello che state facendo. E poi parla anche di un periodo che si può prospettare un po' più sereno su alcuni punti di vista, su altri magari c'è bisogno di maggior impegno, autorevolezza, come vi dicevo, soprattutto di indirizzare bene le vostre energie. Belladonna, si tratta di fare attenzione a qualcosa o a qualcuno, sapete benissimo che cos'è, è una pianta velenosa e quindi è un fungo velenoso, vabbè, che parla di persone velenose o situazioni tossiche, anche persone tossiche che insomma se in qualche modo non si possono evitare, almeno di cercare di fare attenzione, di stare in guardia, di essere cauti, quello che si dice, con quello che si fa, anche con nuove conoscenze che potrebbero esserci in questo prossimo periodo, di difendersi o dall'invidia o dalle cattiverie, da qualcosa. Si può parlare anche di situazioni che se sono troppo complesse, magari ecco un po' di lucidità e chiarezza può aiutare, perché altrimenti disperdiamo tanta energia su un qualcosa che magari è più semplice di quello che pensiamo, quindi vuol dire che dobbiamo staccarci un attimino, disintossicarci da qualcosa, da qualcuno per vedere meglio quello che stiamo vivendo. Abbiamo anche malinconia lunare, effettivamente che cosa vuol dire? Che se si sta vivendo qualcosa di complesso che porta ansia o un senso di vuoto, ci si sente giù di morale, un momento no, o un calo di energia a livello psicofisico, di sicuro potrebbe essere passeggera, ancora più veloce di quello che si pensa, soprattutto attivandosi per uscire
da questa situazione, facendo qualcosa che vi dà gioia, aiutando voi stessi o qualcuno, distrarsi. Quindi qui abbiamo anche una possibile soluzione. E adesso andiamo a vedere i suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, diciamo che per voi si tratta di un periodo che è abbastanza impegnativo, magari ci sono delle questioni un po' difficili. Allora, siccome la maggior parte delle energie che abbiamo visto si muoveranno soprattutto verso le cose lavorative, pratiche, sì, alcune relazioni, però quelle che sono già in una fase un po' critica, e allora questi sono i temi dominanti. Vediamo cosa vuole dirvi l'oracolo. C'è il tamburo. Il tamburo fa rumore effettivamente, e quindi come significato ci parla di un messaggio legato all'intuizione, alla vostra sensibilità o sensitività di comprendere alcune cose, di aver visione, e quindi tutto ciò si presenta per compiere un passo importante di guarigione, di cogliere un momento favorevole, di coraggio, di non andare controcorrente. Magari voi del Capricorno tendete un po' in questo senso, e invece la carta vi sta richiamando un po' all'ordine e di non ostinarvi con certe cose, perché potreste appunto disperdere le vostre energie. E poi non solo, anche di non indugiare, di procedere oltre, proprio per riuscire a trovare il proprio ritmo. Come vedete abbiamo parlato anche di gestione delle proprie energie e di non disperderle per cose che magari sappiamo già essere inutili o al momento troppo complesse, quindi metterle un attimino da parte. Qui abbiamo lo specchio velato come altro suggerimento, che ci parla di una parte di noi stessi o di un qualcosa che è nascosto. Cosa stiamo evitando di vedere? Cosa stiamo trascurando? C'è un dettaglio, oppure abbiamo già un qualcosa che abbiamo ricevuto delle risposte, delle verifiche, e noi siamo ancora fermi lì. Quindi di rivalutare i nostri parametri, perché potremmo avere, come questo specchio velato, una visione distorta. Fateci caso, guardate lo specchio, no? Se voi mettete un velo sopra, cosa vedete? Vedete, vedete tutto distorto, non vedete chiaramente l'immagine riflessa, quindi in qualche modo c'è bisogno di filtrare la realtà in modo diverso, non attraverso le paure, le aspettative, i giudizi nostri e della gente, e quindi di cogliere un qualcosa per trasformare effettivamente quello che stiamo vedendo, perché qualcosa che stiamo vedendo non è proprio quello che è in realtà, sia di noi stessi, sia di qualcuno o qualcosa che stiamo facendo. Messaggi veramente importanti, secondo me, quando escono delle cose che possono sembrare negative, in realtà non lo sono, perché sappiamo benissimo che la vita comunque ci porta a delle sfide, ci porta a delle situazioni difficili, e quindi magari abbiamo bisogno di comprenderle meglio proprio per poterle superare. E in questo caso la carta numero 6, la lama, è saggezza, è criterio, è accortezza, buon senso, è potere interiore di tagliare ciò che non ci serve più, di liberarci dai legami tossici, appunto, come vedete va a riprendere cose che abbiamo detto e che probabilmente vogliono essere sottolineate. Quindi liberazione dai legami tossici o situazioni stagnanti, e portarci ad essere costruttivi. Quindi se abbiamo paura, se c'è un ostacolo, dobbiamo metterci nelle condizioni di superarlo, ma di agire con chiarezza, di attuare la guarigione in noi stessi, che però insomma tutto questo proviene dal coraggio,
non dai conflitti, dall'incertezza, dalla confusione e, come vi dicevo, da situazioni o persone tossiche, che effettivamente con questa lama dobbiamo in qualche modo tagliare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!